sono fuori di testa ma identici a te. Sì, lo so, anche a me piacerebbe se i complottisti fossero tutti delle sorte di sciamani pazzoidi fuori dal mondo. E se vi dicessi che siamo tutti complottisti? È proprio il genere di cosa che direbbe un complottista? Vabbè, no, io non intendo dire che crediamo tutti alle scie chimiche, oppure che la Terra sia piatta, o che gli alieni abbiano costruito le piramidi, o che un mercato di scala globale, composto da un'infinità di attori economici con interessi singolari e quasi sempre conflittuali, se lasciato a se stesso potrà pace e prosperità all'umanità intera. Dai. Però tutti a un certo punto abbiamo creduto a quell'insistente voce di corridoio, messa in giro da non si sa bene chi, quella che dava per certa la tresca tra la professoressa di matematica della terza C e il bidello, oppure quella leggenda metropolitana su Gianni Morandi che mangia la cacca. Sono tutte sbandate adolescenziali che si sciolgono come neve al sole alla prima occasione, però al tempo stesso ci dicono qualcosa di estremamente significativo su una tendenza che è presente in tutti noi, a restare affascinati da certe storie, o persino a crederci. Quando dico che tutti siamo complottisti, però, intendo anche un'altra cosa, forse ancora più importante. L'idea che a credere a certe teorie siano soltanto dei bifolchi ignoranti oppure dei nerd paranoici con mania di persecuzione è ormai smentita da numerosi studi. Donne e uomini, vecchi e bambini, professori universitari e analfabeti funzionali, tutti credono ai complotti. Non esiste nessun tipo ideale e non è possibile raggruppare tutti i complottisti in un unico gruppo omogeneo che presenti caratteristiche uniformi per quanto riguarda l'istruzione o l'età o lo status economico. Chi crede il contrario si sbaglia. Parlano i dati. Invocazione seconda, un po' di sano razzismo. Se i complottisti sono di ogni genere e specie, possiamo trovare una caratteristica comune almeno alla teoria dei complotti? Una delle caratteristiche che accomuna gran parte delle teorie dei complotti odierne è sicuramente il fatto di essere razzista. Un grande classico senza tempo è sicuramente l'antisemitismo, ma se vogliamo invece qualcosa di un po' più fresco possiamo pensare agli immigrati sovvenzionati dalle grandi potenze mondiali, o meglio ancora al Covid-19 creato in laboratorio dagli scienziati di Wuhan. Perché insomma a chiunque sarà capitato di leggere articoli su Facebook dal titolo "1 milione di cinesi in Italia e neanche uno ammalato di Covid". Solo coincidenze? Ci sono poi teorie del complotto che discriminano in base all'orientamento sessuale, come la famosa teoria della lobby gay. Più in generale, le teorie dei complotti ragionano in un'ottica di bianco e nero, il bene da una parte e il male dall'altra. Da un lato i potenti del mondo, la finanza e gli scienziati, mentre dall'altra il popolo, l'onesto cittadino e i poveri bambini. Se ci fermiamo ad analizzare questo aspetto, scopriamo che il complottismo non è una trama fantasy messa insieme da un gruppo di mitomani. Il complottismo, al contrario, è una sorta di meccanismo di autodifesa collettivo. Badate bene però, un meccanismo assolutamente inconscio, una sorta di rigurgito emotivo che finisce per sfocare così tanto i contorni del reale fino a deformarlo in qualcosa di assolutamente grottesco e mostruoso. Che cos'è che spaventa così tanto il complottista e che il complottista stesso non riesce a mettere a fuoco, perso com'è nella sua trama delirante? Non è una cosa, ma un lungo elenco. Le conseguenze della globalizzazione, la perdita di una solida identità, l'assenza di spazi sociali, la solitudine, il senso di impotenza o l'assenza di punti di riferimento nel caos delle informazioni. Tutte sensazioni che poi vengono cavalcate dalle destre che, come se non bastasse, vogliono pure farci credere di essere costantemente minacciate da qualche minoranza malvagia in competizione con l'onesto cittadino per le sue risorse. O come diceva una nostra vecchia conoscenza, per il suo spazio vitale. Se poi a questo ci aggiungiamo che queste minoranze sono spesso strumento o addirittura alleato delle grandi elite mondiali, signori, il gioco è fatto. Perché questo cocktail di umori fa sì che le persone abbiano bisogno di risposte chiare che gli aiutino a capire come funziona il mondo e soprattutto che gli aiutino a capire dove sta il bene e dove sta il male. Invocazione terza. Paura e delirio a Las Vegas. Non so se ve lo ricordate, ma in una scena di paura e delirio a Las Vegas, Johnny Depp si cala delle gocce di adrenocromo e vede spuntare 7 tette sul corpo di Benicio del Toro. Cosa c'entra questo? Una delle teorie del complotto più in voga negli ultimi anni, la ormai nota QAnon, si basa, tra le altre cose, sull'idea che l'elite mondiale capeggiata da Hillary Clinton sia una sorta di congrega di pedofili che sequestrano bambini e succhiano loro il sangue per estrarre l'adrenocromo, elisir che allungherebbe la vita e manterrebbe giovani. Coincidenze? Io non credo. Ma non finisce qui.
I riferimenti alla cultura pop nelle teorie del complotto sono infiniti. Sempre QAnon cita la tana del bianconiglio o la pillola rossa e la pillola blu prese dal film Matrix. Oppure ancora, una delle teorie più popolari nate con l'emergenza Covid, quella della presunta invenzione del virus nei laboratori di Wuhan, fa subito saltare in mente film come 28 giorni dopo, Virus letale o Contagion, oppure videogiochi come Resident Evil. Ovviamente non stiamo dicendo che è colpa dei videogiochi o dei film di fantascienza. Ma allora, perché le teorie del complotto sono sempre così piene di riferimenti ad opere di finzione mainstream? O perché, al contrario, la cultura pop è sempre così piena di storie dal sapore complottista? Beh, perché funzionano. In un mondo che ci fa sentire inutili e impotenti e costantemente tagliati fuori dai circuiti in cui si prendono le decisioni che contano, storie di persone normali che scoprono i magheggi dei potenti, beh, queste ci fanno sentire in grado di capire come va davvero il mondo. Ci fanno sentire forti e speciali. E non ci è voluto molto perché anche i politici e i giornalisti capissero che questo tipo di storie potevano funzionare in termini di click, di soldi e di voti. Politici e testate di informazione come Donald Trump e Fox News in America o Libero e Salvini in Italia hanno avuto un grande ruolo nella diffusione delle teorie del complotto, sfruttando proprio la loro visibilità per rilanciare trame complottiste. Fortunatamente in Italia l'informazione e la divulgazione scientifica hanno preso sul serio questo fenomeno, ragionando sulle cause strutturali dell'emergere di certe narrazioni, sulla crisi di credibilità. Stupidi, ignoranti, avete la terza media! La terza media! Lo dice la scienza! La scienza sono fatti, verità! Webete, ti blasto! Abolite il suffragio universale, non serve a niente! Non se lo merita! Signore e signori, è tempo di ammettere che abbiamo un problema. Qualcuno sa spiegarmi perché in questo paese, di fronte a certe problematiche, la stragrande maggioranza dei media riesce sempre e comunque a scegliere la strategia peggiore e a dare la risposta sbagliata? Invocazione quarta, la risposta sbagliata. Buongiorno, signor Borioni. Buongiorno. Chi sono secondo lei i complottisti? Ma i complottisti sono anzitutto persone di scarsa cultura, ignoranti, analfabeti funzionali, poveri. Strano, tutti gli studiosi affermano che il titolo di studio non è poi così rilevante quando si parla di complotti. Beh, come risponderebbe a un complottista che cerca di convincerla delle sue idee? Ma, ad esempio, dandogli del ritardato o del minorato mentale. Cioè, ma questi qui ma sono pazzi, cioè sono malati di mente. Già. Dai. E come cercherebbe a sua volta di convincere un complottista ad abbandonare le sue idee? Prendendolo per il culo, sfottendolo, blastandolo, distruggendolo, esplodendolo. Tanto è così che funziona il confronto, no? Cioè io ci tengo a un dialogo civile, democratico. E quindi come dovrebbe intervenire la scienza per impedire che queste teorie prendano piede? Ma prima di tutto, per fare una buona divulgazione scientifica bisogna affidarsi a slogan provocatori e discutibili. Perché spiegare che la scienza procede lentamente, che la scienza sbaglia, o addirittura che deve sbagliare per poter progredire, quando semplicemente si può urlare «La scienza non è democratica!» Ho esagerato un po'? Certo che stiamo esagerando un po'. Sappiamo bene che ci sono persone che prendono seriamente la lotta contro le teorie del complotto e che non cadono certamente in questo ingenuo stereotipo. In tempi come questi c'è un bisogno gigantesco di divulgazione seria ed efficace, così come di un giornalismo che sia in grado di fare da guida nel mare in tempesta dell'informazione. Il punto è che il cosiddetto borionismo si è trasformato in una gara a chi ce l'ha più lungo e invece la ricerca dell'oggettività e della neutralità si è trasformata in una sorta di cerchiobottismo sterile e giustificatorio. Infine, se davvero siamo preoccupati per la verità, se davvero vogliamo sconfiggere le fake news e contrastare le teorie del complotto, leggendo la letteratura in merito scopriremo una cosa incredibile, ovvero che blastare e debancare non hanno mai convinto nessuno. E sapete perché? Vi svelerò un segreto. Non serve a niente perché... Invocazione quinta. Ah, dici che... Ok. Meglio mettere le mani avanti. Ok. Attenzione. Quello che stiamo cercando di dire non è che i complottisti abbiano ragione, è che se guardi le teorie un po' da vicino, cioè alcuni presupposti di base... Sentite,
Facciamo così. Invocazione quinta. Alcuni presupposti dei complottisti sono corretti. Facciamo un esperimento mentale. Prendiamo alcune teorie del complotto, le svuotiamo della loro aggressività, del loro delirio, del razzismo che abbiamo visto prima. E al loro cuore che cosa ci troviamo? Ci troviamo affermazioni del tipo: spesso i governanti non fanno il bene dei governati, oppure i social network ci spiano, le grandi elite economiche si radunano per perseguire fini comuni, oppure le aziende farmaceutiche agiscono secondo principi spesso poco chiari, oppure ancora l'America non si sarebbe fatta alcuno scrupolo a simulare l'allunaggio solamente per imporre il suo predominio simbolico in un contesto di guerra fredda. Poi certo, da qui a dire che Hillary Clinton succhia il sangue dei bambini, che i Savi di Sion governano il mondo e che l'America abbia solamente simulato l'allunaggio, insomma, ce ne passa. Ma proprio per comprendere e per combattere le teorie del complotto, siamo convinti che il primo passo da fare sia proprio questo, cioè quello di ammettere che insomma, che il nostro è un mondo di merda, pieno di interessi conflittuali, di sopraffazione e di persone che guardano solo il proprio interesse ignorando il benessere comune. Di tutto questo in Italia abbiamo un meraviglioso affresco. La strategia della tensione, la P2, i servizi segreti di Stato deviati, le infiltrazioni mafiose, gli attentati di Stato. Le teorie del complotto partono da presupposti buoni e giusti per deformarli poi in gigantesche allucinazioni. Dunque, Invocazione sesta. Che fare? Una volta ammesso e riconosciuto che i presupposti che animano le teorie del complotto sono fondamentalmente giusti, che si fa? Beh, a dire il vero, qui viene difficile. Perché se da una parte gli studiosi sono ormai abbastanza concordi nel dire che il debunking non è la strategia vincente per far cambiare idea a un complottista, resta comunque problematico dire invece che cosa si dovrebbe fare. Alcuni esperti infatti sono piuttosto rassegnati e sostengono che una volta che si comincia a cadere nella trappola del complotto, si continua a cadere all'infinito e non c'è più nessuna via di uscita. Altri invece dicono che qualcosa si può fare e sottolineano l'importanza del ruolo che possono giocare gli amici o i familiari, in quanto persone di cui è più facile fidarsi e che quindi conoscono la storia personale del complottista e hanno più strumenti per ascoltarlo ed aiutarlo. Come vedete, le soluzioni sono poco chiare. C'è un punto però che ci è sembrato convincente ed è quello emerso in una diretta di Roberto Saviano con Leonardo Bianchi, in cui entrambi i giornalisti insistevano sull'indirizzare il potenziale complottista o la persona animata da ragionevoli dubbi verso l'inchiesta. L'inchiesta infatti è qualcosa che necessita di studio, di ricerca, di verifica e di lavoro sulle fonti e sono proprio le inchieste a far emergere quel marcio che le teorie del complotto possono al massimo indovinare nei suoi termini più generici. Parliamo di inchieste giornalistiche come nel caso del Watergate, o di inchieste giudiziarie come Mani Pulite, o di ricerche indipendenti effettuate dagli stessi membri della comunità scientifica come nel caso del recente lavoro del professor Crisanti sull'inaffidabilità dei tamponi rapidi, ma anche di inchieste popolari, portate avanti da cittadini o da gruppi informali di persone comuni come nel caso delle bombe di Piazza Fontana o della stazione di Bologna. La verità, comunque, è che al di là di tutte le teorie, i complotti esistono e continueranno ad esistere. Le lobby, le logge, gli accordi segreti, i gruppi di potere, i favoritismi tra i potenti e i facoltosi. La storia è fatta anche di tutte queste robe schifose. E allora bisogna dubitare. Il dubbio, il chiedersi se le cose sono davvero come abbiamo sempre pensato, è ciò che consente alle scienze stesse di progredire. E da questo punto di vista, un complottaro e un blastatore ragionano esattamente allo stesso modo. Entrambi sono convinti di avere in mano una verità irrefutabile, le uniche lenti giuste con cui guardare al mondo e vedere come ogni cosa va esattamente al suo posto e si collega con tutte le altre. Entrambi hanno un rapporto esasperato col dubbio. L'uno dubita di tutto, tranne che delle assurde favole che arriva a mettere in piedi proprio dubitando in questo modo. E l'altro non dubita di niente, ma perché insomma, ma lui è un dottore in una bella democrazia occidentale e ha studiato per arrivare a questa posizione. È possibile trovare una via di mezzo, un modo più sano ed equilibrato di dubitare. È possibile, che ne so, restare giustamente diffidenti di fronte alla presunta filantropia dei miliardari o di fronte al modo in cui stanno venendo gestiti i brevetti dei vaccini, senza per questo finire per credere che si tratti tutto di uno stratagemma per inocularci nel sangue dei microchip che ci faranno diventare dei robot autistici. È possibile fare spazio all'idea che il funzionamento delle nostre istituzioni, la nostra stessa vita in società, sia regolata nel profondo anche da dinamiche di potere occulte, non solo di parte, ma profondamente sbagliate, violente, disumane, senza per questo dare spazio
a chi sbraita che a Bruxelles gli eurocrati starebbero organizzando la nostra sostituzione etnica. Non so se è possibile, ma sicuramente vale la pena provarci. Vale la pena di provare a far scendere gli strenui difensori della scienza e della verità dal loro mondo apollineo di lauree d'eccellenza, fatti incontrovertibili e verità istituzionali sempre comunque giuste, e costringerli a confrontarsi con lo schifo, con le contraddizioni e con la giusta rabbia del mondo di qua giù, del quale anche loro, che ne dicano, fanno parte. E vale la pena di provare dall'altra parte a liberare le persone comuni dall'ossessione paranoide di dover ricostruire completamente da sole tutti i nessi dell'oscuro disegno attraverso cui una qualche organizzazione mondiale starebbe cercando di rapire i loro figli, vaccinarli, farli diventare autistici, sostituirli etnicamente o quello che volete. Se non facciamo questa cosa, continueremo semplicemente ad assistere impotenti e francamente disgustati all'interminabile faida tra i Burioni e i Fusaro. Non è un bello spettacolo. Anzi, forse è il preludio a qualcosa di ancora peggiore. Beh, qui abbiamo finito. Sperando di avervi fatto almeno un po' di paura. Vi auguro un buon sonno. E dai ragione.